Ci troviamo all'interno del Palazzo Baronale di Sorso e vogliamo parlare della sua costruzione, servendoci di un documento assolutamente inedito, ritrovato circa un anno fa all'interno dell'Archivio di Stato di Sassari. Il documento è la stipula del contratto tra il Barone di Sorso e i cinque degli 8 mastri muratori che si occuparono della sua edificazione. Il contratto risale al 21 dicembre del 1746. Il contratto prevedeva la costruzione di questo palazzo secondo il progetto di proprietà del barone di Sorso realizzato dall'ingegnere militare piemontese Craveri. Prevedeva la costruzione di questo palazzo quadrangolare a 2 piani come una sorta di fortezza, non soltanto come un'abitazione civile. Il contratto prevedeva appunto la realizzazione da parte di questi 8 mastri muratori più i loro assistenti, manovali e garzoni, seguendo le istruzioni appunto degli ingegneri Craveri, una delle quali mi sembra opportuno citarla perché riguarda la realizzazione della calce che serviva appunto per tirare su i muri e che l'ingegnere Craveri insegnò agli 8 muratori a fare in un modo diverso da quello che veniva utilizzato a Sorso e che prevedeva appunto la realizzazione della calce e il suo utilizzo pronto, non dopo un mese dalla realizzazione come veniva fino allora fatto a Sorso, secondo un metodo utilizzato in paese. Il palazzo costituisce la più grande realizzazione civile, il più grande edificio civile esistente a Sorso e contiene al suo interno diverse soluzioni architettoniche che erano totalmente sconosciute, almeno qui a Sorso, tutte frutto appunto del lavoro fatto dall'ingegnere Craveri, quindi modiglioni, cornici, fregi, pilastri, colonne, tutte cose che ovviamente nelle costruzioni civili, le poche che costituivano Sorso, erano assolutamente assenti. Il barone intanto fu abbastanza ricco di pretese nei confronti dei muratori, ai quali impose delle regole abbastanza ferree, cioè garantì loro ad esempio il pagamento di 5 giorni consecutivi e non oltre se si dovevano fermare per motivi atmosferici, diciamo, o per loro malattia o per qualunque altro impedimento fosse stato presente. Inoltre dava a loro incarico di occuparsi dei trasporti dei materiali che lui gli avrebbe messo a disposizione, considerando anche che questo palazzo è stato costruito con pietre non di questa zona, perché in questa zona le pietre hanno una caratteristica di alta igroscopicità, mentre invece al Palazzo Baronale non se ne vede traccia, quindi significa che sono state reperite lontano da qua e quindi trasportate, e questo era a carico dei muratori, mentre invece il barone aveva loro fornito tutte le attrezzature, quindi zappe, vanghe, pale, le centine per preparare gli archi, tutto il lavoro insomma che era di preparazione alla costruzione. Del loro salario abbiamo notizie attraverso successivi 5 documenti che vanno dal 1747 al 1750, dai quali risulta il pagamento della manodopera a questi 8 muratori e i loro assistenti e garzoni, pari all'incirca a 1 migliaio di scudi. Teniamo presente che lo scudo sardo poteva avere, giusto per avere un'idea di quale potesse essere il potere d'acquisto, possiamo fare riferimento al salario che veniva garantito a un mastro muratore 100 anni prima, che era di 1 scudo a giornata lavorativa. Quindi la somma mi pare di poter dire che
è abbastanza alta per la sola manodopera. Non abbiamo invece notizia di quanto venne speso per il materiale. Il palazzo poi, come ultima curiosità, era dotato di un passaggio segreto che in occasione della ristrutturazione del palazzo stesso, all'incirca una trentina di anni fa, è stato chiuso. Questo palazzo portava fuori dalla cinta urbana solsese e finiva e sbucava nella vallata dove si trova la fontana della Billelera.